Esercizio di riconoscimento di posizioni per il gomito. Questo esercizio è particolarmente importante per il recupero della funzione di presa e manipolazione. Infatti il gomito ci permette di gestire la distanza fra il corpo e l'oggetto. Pensiamo al gesto di mangiare, come il gomito sia importante per adeguare la distanza. Per quanto riguarda il posizionamento, abbiamo l'opportunità di eseguire questo esercizio anche da sdraiati. Infatti, quando il paziente si troverà sdraiato perché ha difficoltà a stare seduto e ci troviamo nelle prime fasi del percorso di recupero, potremmo gestire il posizionamento delle posizioni da riconoscere proprio sul corpo del paziente, magari applicando delle piccole striscioline di nastro adesivo proprio sul corpo, da permettere il riconoscimento delle varie posizioni. Per quanto riguarda il posizionamento da seduto, il paziente si troverà di fronte al tavolo con entrambe le mani poggiate sul piano. Il terapista effettuerà la presa della mano e sosterrà il gomito con la mano destra come a fungere da perno per il movimento del gomito, in questo modo. Per l'attrezzatura abbiamo bisogno solo di alcuni punti di riferimento da dover posizionare di fronte al paziente stesso. Io sto utilizzando dei regoli che generalmente si utilizzano per imparare a contare, ma ci servono solo come punti di riferimento, quindi potremo utilizzare qualsiasi oggetto, anche delle monete. Primo livello di calibrazione. Inizieremo con un riconoscimento piuttosto semplice di solo 3 posizioni. Il paziente si troverà con gli occhi chiusi, la mano destra la porteremo il più fuori possibile dal raggio d'azione, posizioneremo la prima posizione vicino al corpo, non tale da portare a contatto la mano con il corpo, perché il paziente potrebbe riconoscere la posizione attraverso il contatto, ma a ridosso. Per determinare l'ampiezza del campo di lavoro che abbiamo a disposizione, dobbiamo comprendere se il paziente soffre di ipertono, quindi è possibile che il paziente, avendo l'ipertono al gomito, non possa permetterci di raggiungere delle posizioni più aperte, quindi dobbiamo rispettare questa situazione e sentire qual è la posizione che ci possiamo permettere. Ecco, in questo caso metteremo la terza posizione fino a dove riusciamo ad arrivare e la seconda a metà. Una piccola considerazione sulla presa. Per afferrare la mano del paziente dobbiamo sempre sollevare il polso in questo modo, in modo tale da avere le dita in una situazione facilitante per la presa. Poi sosterremo i polpastrelli del paziente attraverso il bordo laterale del nostro indice. Afferreremo il pollice con il nostro medio e poi con la mano aperta a ventaglio al di sotto cercheremo di non toccare il palmo della mano, che in genere può causare un riflesso di chiusura della mano. Ora, spesso accade che la mano del paziente si presenti inizialmente leggermente chiusa e rigida. Allora, in questo caso cercheremo di non forzare il polso a tal punto da tenerlo orizzontale rispetto al braccio, ma terremo il polso leggermente flesso per permetterci di eseguire l'esercizio. Un altro dettaglio che dobbiamo spiegare e che spesso in casa viene sbagliato è la posizione del gomito rispetto al corpo. Il gomito non si deve trovare attaccato al busto perché in questo modo il movimento non avverrebbe più a carico del gomito ma avverrebbe a carico della spalla. Quindi il gomito si deve trovare distanziato rispetto al busto ed in questo modo, come vedete, sarà il gomito a muoversi. Allora, ti faccio
faccio sentire un po' le posizioni per renderti conto. Questa è la numero 1, 2 e 3. Va bene? Senti bene come si apre e come si chiude il gomito. Ora da 3 dimmi 2. 1, bene. 2, Molto bene. 1, 2, no, il 2 sarebbe stato questo, te lo faccio sentire. Questo sarebbe stato il 2. 3, Quindi prima era 3. Molto bene. Secondo livello di calibrazione. In questo secondo livello poniamo la necessità di aumentare il numero di posizioni richieste. Questo può avvenire anche gradualmente seguendo il primo livello. Infatti ci possiamo accorgere che talvolta, eseguendo l'esercizio in maniera lenta e delicata, il paziente possa guadagnare qualche grado di apertura del gomito. Allora in quel caso è opportuno cominciare a mettere una quarta posizione e poi anche una quinta. Quindi la quinta posizione, quindi la massima, diventerà più distante e ci permetterà di avere un raggio d'azione maggiore. Quindi adesso dobbiamo lavorare con 5 posizioni. Allora, partiamo dalla quinta. Via. 3, 3, esatto. 4, Molto bene. 2, 2. Sì, molto bene. Non mi devi aiutare, Deve essere chiaro al paziente che il movimento deve essere seguito da noi terapisti e non ci deve essere il suo aiuto. Il suo aiuto è solo per il momento nel riconoscimento delle posizioni. Terzo livello di calibrazione, ovvero il livello di passaggio per l'esercizio di categoria superiore corrispondente, che si tratterà sempre di riconoscimento di posizioni per il gomito, ma come vedremo ci saranno delle richieste che affronteranno i processi cognitivi in maniera diversa.